Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parleremo della figura dell'insegnante, mentore, coach, formatore o bene o male ci siamo capiti. Sarà un discorso abbastanza generico, ma lo approfondiamo subito dopo la sigla. Forza! Finora su questo canale ho sempre trattato più o meno la figura dell'allievo, in quanto uno degli scopi di questo canale è capire l'apprendimento, come imparare a fare le cose, partire da zero per poi migliorarsi. Ma che cosa succede quando invece ci si trova dall'altro lato? Si è dei formatori, degli insegnanti? Beh, diciamo che partire da zero potrebbe essere abbastanza complicato, quindi gettiamo giù qualche base e qualche riflessione. Riflessioni che io sto facendo da diverso tempo, oramai direi qualche mese che ci sto pensando un po' su vari aspetti dell'insegnamento in generale. Io non sono propriamente un insegnante, ma comunque insegnare fa parte delle cose che faccio quasi ogni giorno. E quindi un pochino posso farci una riflessione sopra. Ovviamente io non sono un professionista del settore, non sono un pedagogista, non sono, come si dice, un insegnante di scuola, così come lo si intende normalmente, e potrei definirmi più che altro un formatore, un coach e qualcosa del genere. Quindi sono libere riflessioni, non c'è una, come posso dire, una cosa corretta e una sbagliata, è semplicemente il mio modo di vedere le cose. Ovviamente ognuno di voi potrà avere la propria opinione che è differente dalla mia. Partiamo dalla prima. Innanzitutto un formatore o un insegnante non è per sempre. Che cosa voglio dire con questa riflessione, con questa cosa? Che il periodo in cui una persona può insegnare è limitato, non si può avere un allievo per tutta la vita, da quando nasce fino a quando muore. Bisogna darsi degli obiettivi e una volta raggiunti permettere a un allievo di camminare sulle proprie gambe. Facciamo proprio questo tipo di esempio. Se il nostro scopo è insegnare a qualcuno a camminare ed eventualmente poi a correre, una volta che ha imparato a correre, sta a lui migliorarsi e diventare sempre più bravo nel correre più veloce, nel raggiungere distanze, come si dice, sempre superiori. Non possiamo seguirlo per tutta la vita per migliorarlo. E così questa cosa si riflette per qualsiasi tipo di argomento che si va ad insegnare. Una volta che uno ha esaurito, diciamo, lo scopo di insegnante, bisognerebbe mettere l'allievo in grado di fare le cose da solo. Quindi il primo scopo di un insegnante, dal mio punto di vista, che è quello personale, è fornire gli strumenti al proprio allievo per poter gestire da solo il proprio apprendimento. Quindi dare i mezzi e gli strumenti per poter imparare poi da solo. Uno dà le basi, eventualmente copre quelle nozioni in cui una persona è completamente carente e si dà quelle fondamenta su cui poi l'individuo andrà a costruire il proprio palazzo con le proprie esigenze, con le proprie necessità. E una volta fornita quella base, quelle fondamenta solide di cui un allievo ha bisogno, poi deve provvedere ad andare avanti con le proprie gambe. L'altra cosa invece che posso dire, e questo invece riguarda più che altro gli allievi, che un insegnante non è perfetto e non può insegnare tutto, o comunque un insegnante potrebbe non essere adatto a noi, perché ognuno di noi ha un proprio metodo di apprendimento, ma altrettanto è vero che ognuno ha un proprio metodo di insegnamento. Io, ad esempio, sono fatto in un determinato modo, seguo determinati principi di insegnamento che con alcune persone funzionano, con altre invece no, con altre non vanno bene e per quanto io possa adattarmi, eventualmente non sono l'insegnante adatto, bisogna anche saperlo riconoscere. Proprio come lo psicologo, bisogna creare un feeling con il proprio allievo in questo caso e non tutti sono adatti a tutti, cioè non tutti gli allievi possono avere lo stesso maestro, perché il metodo del maestro potrebbe non essere adatto allo scopo o alle esigenze di un determinato allievo. Potrei ad esempio essere una persona poco paziente nell'insegnare a chi ad esempio ha fretta di imparare o eventualmente un insegnante troppo rigido. Vi faccio un esempio. Quando si insegna in genere ci si dà dei feedback, ok? Possono essere feedback positivi o feedback negativi. Feedback positivi vengono definiti comunemente come rinforzi positivi, cioè tu hai fatto una cosa, uno ti dice bravo, con te funziona questo tipo di rinforzo, allora ti senti motivato a fare ancora di meglio per ricevere un altro complimento. Poi c'è invece chi ha bisogno di feedback negativi, nel senso, ah, hai sbagliato, questa cosa non va bene, dovresti assolutamente farla meglio, oppure questa cosa l'hai fatta bene, però potresti farla meglio. E questo
anche se non è esageratamente negativo, comunque un feedback negativo, la persona potrebbe accumulare tensione, rabbia o nervosismo, ma incanalarlo per poi fare di meglio, cioè dire, ah, ma questo come si è permesso di dire che non va bene, posso fare di meglio, e quindi poi riesce a superare i propri limiti per dimostrare il proprio valore. Anche se con molte persone il feedback negativo in realtà tende a deprimere, soprattutto nell'epoca attuale, dare un feedback negativo a qualcuno lo butta giù di morale, ma lo stesso si può dire anche con i rinforzi positivi. Troppi rinforzi positivi perdono di valore, quindi bisogna essere molto attenti a gestire i feedback, quando li si dà, che tipo di feedback si dà e così via. E tornando al discorso, dicevo che ognuno ha un tipo di carattere, io sono uno che dà molti feedback negativi e pochissimi positivi. Tendo sempre a dire che si può fare di meglio e come mentore non riesco a sempre essere, come si dice, soddisfatto. Cioè, nel senso, io so che magari un mio allievo o qualcuno che seguo ha fatto qualcosa di giusto, ha fatto bene, ma sono sicuro che potrebbe fare di meglio, che il minimo potenziale espresso può essere sviluppato. Quindi devo stare un po' attento, non sono perfetto, quindi devo stare molto, molto attento su che tipi di feedback do, se positivi o negativi, anche perché io sono il primo che non riesce a gestire benissimo i feedback negativi. Poi un'altra cosa, e ovviamente dopo che ho spiegato che un maestro, un mentore non può essere per sempre, un mentore non può essere unico. Non si può avere, mi viene in mente quando andavo io a scuola, un solo maestro che ti insegna tutto, matematica, scienze, storia e così via. Magari per le nozioni di base sì, per avere figure differenti che ti spiegano cose in maniere differenti, con metodi differenti, potrebbe aiutare a imparare con più facilità. Così come da insegnante può essere utile, ad esempio, specializzarsi, perché quando una sola persona fa tantissime cose differenti, sicuramente le può fare bene 2, 3, 4, 5, magari le riesce a fare anche bene o discretamente tutte, ma non raggiunge mai l'eccellenza. Io sono un classico esempio di questa cosa, riesco a fare tante cose a un livello mediocre e non ho l'eccellenza in determinati punti. Quindi so benissimo che come mentore posso portare una persona a un livello medio, mediocre, anche un poco più di mediocre, ma non lo posso portare all'eccellenza perché io per primo non sono eccellente in nessun campo specifico. Forse la mia unica eccellenza è che se metto insieme tutte le cose che riesco a fare, magari supero tutti gli altri con la quantità rispetto alla qualità, che è un discorso un po' stupido, ma ci può stare. E quindi da allievi non si può avere un solo maestro, così come da maestri conviene specializzarsi, imparare una cosa fino al massimo per poter offrire il meglio a chi si sta seguendo. Un'altra cosa che io penso sia fondamentale per chi fa formazione o insegna è crearsi un proprio metodo e adattarlo a chi si trova davanti. Questo perché non tutte le persone, come ho spiegato prima, sono uguali e non sempre lo stesso metodo funziona con tutti, ma soprattutto non bisogna dare delle cose per scontate. Ad esempio, un errore che io commetto spesso e che vedo commettere anche dagli altri è dare per scontato il livello di partenza di una persona. O magari considerare che quello che per me è facile, perché magari ho raggiunto un certo grado di esperienza, per gli altri invece può diventare estremamente complicato, concetti particolarmente difficili. Faccio un esempio, e poi lo vedremo anche in qualche altro video un po' più tecnico, di fotografia e di videomaking. Il bilanciamento del bianco è una cosa che io do bene o male abbastanza per scontato come concetto da capire. In realtà è un concetto molto controintuitivo, perché tra numeri che salgono, ma che in realtà indicano che la temperatura è fredda invece che calda, e così via, in realtà non è un concetto proprio semplicissimo quello di bilanciamento del bianco e spiegare la temperatura colore a qualcuno. E invece chi ha una certa esperienza e anche ha più esperienza di me lo dà quasi per scontato che si sappia eseguire correttamente un bilanciamento del bianco, sia in fotografia che in videomaking. In realtà non è un concetto proprio semplicissimo, così come anche il concetto di framing, come impostare una ripresa o tante altre cose che magari facendole ogni giorno risultano facili, come la divisione in frequenza su Photoshop. Molti fotografi la danno per scontata, ma ci sono tantissimi fotografi che non l'hanno mai utilizzata nella loro vita, che quindi si trovano in difficoltà anche a capire il concetto di separazione di frequenze e come si fa eventualmente un ritocco di una pelle. Oppure parliamo di musica, parliamo di danza. Per alcuni è molto più facile prendere il ritmo perché riescono a seguire il rullante, altri invece seguono le parole e ad esempio potreste trovarmi in difficoltà a spiegarlo ad un allievo cosa seguire, se seguire la battuta o seguire le parole o passare dalla battuta alla parola. Sono tutti concetti
che con l'esperienza risultano facili, ma per chi non li ha mai fatti sono un vero e proprio casino. Sicuramente voi avrete il vostro ambito di competenza, che sia lingue, fitness o qualsiasi altra cosa in cui siete degli esperti, e l'unico modo che io credo sia quello più corretto per capire se uno padroneggia un determinato argomento è se lo riesci a spiegare a tua nonna, allora lo riesci a spiegare bene. Se tua nonna riesce a capire la materia che stai insegnando, la cosa che vuoi insegnare in maniera chiara, allora vuol dire che lo puoi spiegare a chiunque, altrimenti bisogna riflettere un poco e adattare il metodo in cui si spiega la cosa, ovviamente. Fondamentale poi è per ogni insegnante, in questo ad esempio mi trovo molto in difficoltà, è che per essere un buon insegnante bisogna essere prima dei grandi allievi, e anzi, in realtà bisogna rimanere sempre allievi, non bisogna mai smettere di imparare. Ora, perché io ad esempio mi trovo in difficoltà in questa cosa? Perché preso da lavori, progetti e cose da fare, amici da seguire, persone a cui spiegare altre cose, ho perso la capacità di studiare, cioè di apprendere, o meglio lo faccio ancora, ma non con la stessa passione e l'intensità che avevo prima. Non riesco più a mettermi con calma e ad imparare nuove nozioni, nuovi argomenti e mantenermi sempre aggiornato. E questo è un grosso problema perché poi si rischia di spiegare sempre le stesse cose, sempre le stesse nozioni a chi vuole imparare da noi. Ed è questa l'ultima cosa con cui vi voglio lasciare, che proprio come ho detto nessuno è perfetto e quindi rischiamo di insegnare i nostri pregi, ma rischiamo di insegnare anche i nostri difetti. Quindi la cosa più furba da fare quando si decide di diventare un formatore o un mentore di qualcuno è cercare di massimizzare i propri pregi e evitare di trasmettere i propri difetti, quindi fare un grosso lavoro di introspezione per capire tutti quelli che sono i nostri atteggiamenti sbagliati e le cose che non riusciamo a fare bene, le nostre ignoranze, le nostre presunzioni, in modo tale da offrire il migliore insegnante possibile a chi ci segue o a chi vogliamo insegnare, anche se la persona a cui volete insegnare è il vostro fratellino, il vostro nipote o un vostro amico, sono discorsi molto molto generici. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate in generale dell'insegnamento, preferite più il ruolo di allievo o non quello di insegnante e mentore? Scrivetelo nei commenti, sono molto curioso. Spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto anche riflettere un pochino su queste piccole cose. Io ci passo i mesi interi a pensare cose del genere, mi ammazzo di i neuroni scontrandosi tra di loro, per cercare di capire come fare alcune cose al meglio. E a volte aggiungo conclusioni decenti, altre volte semplicemente continuo a macinare idee. Detto questo, se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale, condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale e con me, se va, ci vedremo nel prossimo video, magari un po' più tecnico. See you next!